Buonasera a tutti. Granit Baneggio è una società basata in Inghilterra, precisamente a Londra, che si occupa di importazione di prodotti secchi e disidratati dal Togo all'Inghilterra. Dopodiché facciamo una distribuzione nel resto del mondo. Granit Baneggio nasce come uno scherzo in realtà. Quando dico scherzo, ero con il mio partner all'ultima ondata di Covid, quindi parliamo del 2022. Eravamo in Togo, abbiamo provato praticamente il nostro caffè originale perché ci siamo resi conto che quelli che importati dall'Europa al nostro paese erano cari. E al supermercato ci siamo resi conto Coffee Made in Togo. Lo proviamo e ci siamo detti, ok, sembra proprio che abbiamo del buon caffè qua in Togo. Quindi da lì abbiamo iniziato a fare delle ricerche, a capire le origini, dove erano coltivati e andare poi in contatto direttamente con i contadini e le piantagioni per avere il diretto contatto del prodotto stesso. E tutto è iniziato così e in realtà non abbiamo mai pensato di farci del business all'inizio, era solo per noi una conoscenza personale, curiosità e consumare del prodotto locale. Dopodiché abbiamo iniziato a fare la degustazione a casa nostra, con amici, parenti e tutti che apprezzavano e da lì ci siamo detti ma a questo punto perché non iniziamo un business intorno a questo prodotto qua? E da lì non ci siamo neanche fermati solo al caffè, abbiamo espanso la nostra attività su dei prodotti secchi perché comunque c'è una buona trasformazione dei prodotti freschi in secchi in Togo. Abbiamo detto perfetto, durano di più, mantengono sempre la loro freschezza e bontà. Perché non esportarlo? Anche perché non sono molto comune sul mercato inglese così come sul mercato italiano. È così che siamo entrati e abbiamo iniziato a fare business con Granit Baneggio. All'inizio la società si chiamava Vivina, che voleva dire dolcezza, e Neve vuol dire buono, dolce, e Vivina, quello è l'accento. Poi ci siamo resi conto appunto con diverse difficoltà, col fatto che comunque i nostri prodotti arrivavano dalla terra. Siamo andati, Granit Baneggio, la natura ci tiene umili. Ho incontrato due tipi di difficoltà. Il primo è essere una donna in business. Sono entrata in un business colossale, quello del caffè. È stato molto challenge all'inizio, ho subito, soprattutto perché anche se ho un mio partner in business, comunque sia parliamo del Togo che è francofono come paese, quindi a livello amministrativo, burocratico, ci devo essere io dietro, abbiamo degli assistenti e persone giù, però alla fine sono io la persona di riferimento e in quanto donna non è facile. Il secondo challenge, quindi difficoltà, è l'esportazione e poi l'importazione dei prodotti. Molti di questi prodotti non sono conosciuti, quindi vai a codificarli bene, vai a fare in modo che siano riconosciuti come prodotti non illeciti. In più bisogna conoscere diverse burocrazie da entrambe le parti o comunque dai paesi dove vuoi fare business con. Avevamo queste lacune all'inizio, quindi la conoscenza e le ricerche fa tanto e facilitano tanto il business quando fai trading. Devo ammettere che non è per niente facile, però quando hai una buona organizzazione e riesci a creare un buon team, anche se il team non è grande, deve essere un team efficiente che crede in ciò che fai. Non crede in ciò che fai perché sei grande, ma come visione. Non devono essere per forza dello stesso paese, possono essere di diverse origini, ma credono nella stessa visione e credono anche in te, in ciò che fai. Ovviamente all'inizio ero da sola a gestire il tutto, era fuori, da tutti fuori praticamente, sbordava ovunque. Poi piano piano con il senso di organizzazione, creare fiducia nelle persone, far capire che hai dei buoni propositi e una lunga visione di queste attività, automaticamente la gente ti crede, automaticamente la gente è lì anche per te e ti aiuta. Quindi il poter delegare ciò che non riesci a coprire come responsabilità è molto importante, portare avanti le attività in diversi settori.
Italia avevo già deciso di andare via in un periodo quindi parliamo di 7-8 anni fa. In realtà ho notato che non c'erano, anche come dipendente, non c'erano tante possibilità. Io lavoravo come dipendente nel campo della moda, quindi si sa come il campo della moda in Italia è un circuito molto chiuso. In più, in quanto straniera, è ancora molto più difficile. Mi ricordo che lavoravo per 2 persone in questa azienda di moda di cui non faccio nomi, eppure non avevo il riconoscimento che mi era dovuto. E a un certo punto mi sono stufata e ho detto, sai che c'è? Me ne vado. E mi ero predisposta anche degli obiettivi. Prima dei 30 anni voglio essere altrove nel mondo, voglio parlare l'inglese come si deve e tanti altri obiettivi che mi ero prefissata prima dei 30 anni. E questo ovviamente mi ha fatto prendere la decisione di lasciare l'Italia e andare in Inghilterra. Doveva essere un'esperienza di 6 mesi, è diventata un'esperienza di 8 anni adesso. Gli obiettivi sono stati raggiunti, ne abbiamo ancora altri. Io ho una mente creativa, quindi ho costantemente dei progetti, cose in testa, visioni, sogni che voglio realizzare, ma i primi sono stati realizzati egregiamente. La difficoltà è nel far conoscere i nostri prodotti e farli conoscere come prodotti che sono molto più salutari e possono essere usati quotidianamente senza nessuna paura, anzi è un bene per loro e non il contrario. Ovviamente vendiamo di più in Inghilterra perché questo è il mercato con il quale abbiamo iniziato. Adesso per qualche strano motivo ci siamo resi conto che nei Emirati il nostro caffè funziona alla grande, in Turchia anche se hanno i loro prodotti e il modo di fare il loro caffè a quale piace veramente forte. Si associa bene con i nostri gusti e i nostri prodotti e poi stiamo esplorando il mercato italiano adesso e a nostra sorpresa sta andando molto bene. Da imprenditrice donna non è che voglio rimarcare questa cosa, ma purtroppo è fondamentale delle volte ricordarlo, avere credibilità. Quindi quando prendi una decisione e chiedi a qualcuno di fare qualcosa, di aiutare con qualcosa, che non ci sia pregiudizio dietro, ma è preso come non un ordine, ma un obiettivo che viene da un uomo. Ecco, senza nessun pregiudizio. Questo per me è già una cosa felice. Il secondo obiettivo è i nostri prodotti ovviamente sono abbastanza ben conosciuti, c'è ancora tanto lavoro da fare ovviamente, soprattutto se vogliamo raggiungere un mercato più ampio e internazionale, però diciamo che dove siamo in questo momento dà già delle gratificazioni.